benvenuti. Ma sentite che puzza! Una seggiola comoda, o più brevemente la comoda, è un sedile munito di un foro generalmente circolare per un utilizzo come toilette. In alcuni casi è l'adattamento di una semplice seggiola modificata per contenere il vaso da notte. In tempi antichi questo tipo di mobile è stato anche utilizzato durante il parto, onde facilitare l'eliminazione della placenta per effetto della gravità. La cronaca, alla corte di Luigi XIV, ci parla dettagliatamente del suo uso. Per un periodo il re francese fece uso di questo strumento in pubblico, al fine dell'affermazione della sua potenza, cioè il desiderio di mostrare al suo ospite la poca considerazione che aveva di lui. Questa abitudine va avanti almeno fino al 1672, quando Luigi XIV fa allestire uno stanzino della seggiola, dove possa recarsi in modo solitario all'espletamento dei bisogni. Versailles, nell'epoca del Re Sole, è dotata di circa 350 sedute per lo scopo di cui stiamo trattando, cifra senza dubbio insufficiente alla moltitudine di cortigiani presenti che spesso defecano dove capita, sia all'esterno che all'interno dell'edificio. Durante il periodo medievale, contrariamente a quanto si possa essere portati a pensare, sia in Occidente che in Medio Oriente la defecazione pubblica era mal vista, ci si recava in luoghi riservati e nascosti. L'uso pubblico della comoda non è dunque eredità dell'epoca medievale. La comoda è innovazione introdotta e diffusa dalla fine del Quattrocento, in sostituzione delle latrine esterne agli alloggi. Da questo periodo e fino alla metà del secolo XVII, questo tipo di seduta è considerata come strumento necessario ma poco elegante. Infatti la si definisce con una serie di eufemismi. In Inghilterra French courtesy, cortesia francese, in Italia comoda, sedia d'affari, trono da ritiro, comodità, segreto, sgabello, oppure in Francia chaise nécessaire, sedia indispensabile. Tutto ciò però con qualche eccezione. Il duca di Vendôme, figlio di Enrico IV, nel tardo Rinascimento viene descritto come un personaggio sporco e ripugnante. Utilizza, senza alcuna vergogna, i suoi modi come segno di distinzione. La sua insopportabile sporcizia divenne una tale singolarità che si trasformò, almeno queste erano le intenzioni, in grandiosità. Aveva abituato tutti alla sua comoda, sulla quale trascorreva le mattine a ricevere persone di ogni rango sociale, davanti alle quali espletava con naturalezza ciò che tutti noi ben conosciamo. Al termine, i servi ritraevano il vaso, lo vuotavano senza lavarlo e dopo averlo riempito d'acqua procedevano alla rasatura del conte. L'utilizzo di questa comodità,
che a seconda della situazione patrimoniale e cultura dell'utilizzatore poteva anche essere un semplice vaso da notte da custodire nel comodino o sotto il letto, va avanti in modo generalizzato per tutto l'Ottocento e oltre, lentamente sostituito dalle prime sale da bagno. Le nostre case si doteranno dei comodi servizi igienici interni in modo diffuso solo dopo il secondo dopoguerra. Grato per le manifestazioni di apprezzamento che ricevo, invio un saluto e come sempre vi invito a iscrivervi al canale.